Allora, video lampo su una questione, su una polemica che è saltata fuori in queste ultime ore. Io dico, totalmente a caso, dopo una settimana e mezzo dal weekend del Qatar, di Pecco Bagnaia che sembra che abbia detto oppure accusato la Ducati di aver preso Marc Marquez perché nel 2024 ha perso il titolo a causa dei suoi errori. Questo è il titolo comparso sulla maggior parte dei media italiani e stranieri. Ma veramente ha detto queste parole? Non è che siano state travisate, mal interpretate? Andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio sperando di non tralasciare nulla. Questo è un video lampo veloce che possiamo anche etichettarlo magari come pre-GP di Jerez, in cui Bagnaia andrà a chiarire e mettere una pietra sopra su questa polemica che, aggiungo, inutile, che è saltata fuori in queste ultime ore. E a proposito di Jerez vi dico ragazzi che il dopogara, con tutta l'analisi nel dettaglio del weekend spagnolo, uscirà entro martedì prossimo. Cercherò di fare il possibile per farlo uscire il lunedì, perché questo weekend ripartono i trofei Motestate, sì, il campionato amatoriale, quello dove correva anche Nasca tempo fa, e io sarò presente in veste di speaker, giornalista e telecronista. Commento le gare che vengono disputate, che vengono pubblicate anche su YouTube. Chi mi segue sui social da più tempo sa che dal 2024 ho iniziato a lavorare in quell'ambiente e la storia di come ci sono arrivato è molto particolare. Magari ci farò anche un video a riguardo, oppure la potete già intravedere da un post che c'è fissato nel mio profilo Instagram. Andatemi a seguire anche lì, ricordatevi che è molto importante, così cresciamo sia lì che anche su TikTok. Dai, forza! Quindi questo solo per avvisarvi della data in cui uscirà il prossimo dopogara, e per non perdervelo, così come tutti gli altri video, iscrivetevi e attivate la campanellina perché arriveranno video molto interessanti. C'è uno storytelling bello succulento che uscirà presto. Detto questo, facciamo un recap di tutta questa polemica che è saltata fuori in queste ultime ore, che, anticipo già, verrà chiarita da Bagnaia sicuramente nelle interviste del giovedì di Jerez. Quindi chi vedrà questo video prima di un suo ipotetico chiarimento, ok, chi lo vedrà dopo saprà anche cosa voleva davvero intendere Bagnaia con le sue parole. In pratica, nella giornata di martedì 22 aprile, cioè ieri, saltano fuori delle dichiarazioni del 3 volte campione del mondo rilasciate alla TNT Sports, che per chi non lo sapesse è un canale televisivo a pagamento, quindi una pay TV, che opera nel Regno Unito e attualmente è di proprietà della Warner Bros., che negli ultimi tempi ha acquisito anche Discovery e della compagnia di telecomunicazioni BT Group. Infatti, per chi segue un po' il mondo dei media, questo canale in passato era chiamato BT Sports, poi dopo la fusione con la Warner il canale è stato rebrandizzato con il nome TNT Sports, che ovviamente trasmette altri eventi come il calcio, basket, tennis e altro riguardante il motorsport, come ad esempio il WRC. Bene, facendo un recap e un riassunto, le parole di Bagnaia che sembra che siano state dette alla TNT vengono poi riportate dalla maggior parte delle testate come GP1, motorsport.com, Crash e poi altri, e quelle che vengono scritte sono queste: credo che Ducati abbia voluto creare questa situazione, cioè di prendere Marquez. L'anno scorso abbiamo perso il campionato perché ho commesso degli errori e Ducati vuole vincere il campionato con moto, squadra e piloti. Io credo che con questo team otterranno questo risultato. E aggiungono: lo scorso anno abbiamo perso il campionato per colpa dei miei errori. Avere la moto più veloce, vincere 18 gare, comprese le sprint, e poi perdere il titolo mondiale significa che qualcosa non torna. Ho perso perché ero sempre lì a giocarmi la vittoria, ma invece di finire le gare cadevo o dovevo affrontare problemi quando ero in testa. Mi ci vorrà un po' per accettarlo, ma è completamente colpa mia e quello che sto facendo è cercare di migliorare. E si conclude con: dopo il 2025 sarà importante tornare a lottare per il titolo. Chiaro che se riuscissi a vincerlo quest'anno sarebbe fantastico, ma la vedo dura. E poi ha aggiunto del buon rapporto con Marquez, che stanno facendo un ottimo lavoro di squadra e che l'atmosfera nel team è ancora buona. Scrivendo ancora buona sembra che qualcuno abbia paura, oppure che da un momento all'altro possa scoppiare quella guerra tra Pecco e Marquez che tutti si aspettano già dall'annuncio del 93 in rosso, ma vabbè, non andiamo oltre questo. Queste sono le parole che sono state riportate dai vari media su quello che Bagnaia dovrebbe aver detto alla TNT. Vi dico dovrebbe perché a quanto pare sono state travisate, non sono queste le reali parole, sono state un po' contorte. Che poi se noi proviamo ad andare a cercare l'intervista sul sito di Eurosport, di proprietà di Discovery, quindi della Warner che possiede il canale della TNT, la pagina magicamente non si apre e non credo sia un problema mio. Soprattutto l'ultima delle dichiarazioni in cui viene scritto dopo il 2025, facendo presagire il fatto che questa stagione è già andata, persa, ma non è per nulla così. Allora, prima di andare a vedere quello che Bagnaia dovrebbe aver detto effettivamente senza travisare le sue dichiarazioni, ho un mio pensiero. Ma per quale motivo sono uscite adesso queste parole? Una settimana e mezzo dopo il Qatar, appena prima dell'inizio del weekend di Jerez. La prima cosa che ti viene in mente è che è stato fatto per mettere un po' di zizzagno, un po' di benzina sul fuoco, per alimentare l'ambiente.
Jerez, che è del tutto calmo al momento, c'è tranquillità e non c'è voglia di creare del trambusto. Però i media fanno anche il loro lavoro e quindi è una cosa risaputa questa qui. Ma non capisco perché siano uscite una settimana e mezzo dopo il Qatar quando il clima è bello disteso prima di Jerez. Probabilmente magari per quello che vi ho detto qualche secondo fa, perché di interviste dopo il Qatar Bagnaia non ne ha fatte se non quella di Imola a Sky perché è andato a vedere Valentino al WEC, però di cose esclusive a tu per tu non ce ne sono. Sicuramente quelle dichiarazioni sono state fatte durante il weekend del Qatar perché la TNT è presente sul posto con i suoi giornalisti, la sua copertura televisiva, però non sono mai saltate fuori e non sono mai andate in onda durante il GP di Lusail, ma escono così a caso dopo una settimana e mezzo che il Qatar è finito. Questo non è un video per difendere Bagnaia a spada tratta, è un video per fare chiarezza sulla classica situazione in cui delle parole di uno sportivo vengono travisate e intortate dai giornali, dai media, o perché si è capito male e c'è stato un po' di negligenza, quindi non lo si è fatta apposta, oppure perché proprio per mettere un po' di pepe, no, sulla situazione. Poi alla fine del video, tra poco, finisco il mio discorso. Andiamo al sodo ora. Arriva questo articolo su Maomeg a cura di Cosimo Curatola che ha l'obiettivo di fare chiarezza su tutta questa polemica, in cui viene scritto nell'articolo che lo staff di Mao si è dedicato al 100% a cercare questa intervista in vari modi e sembra che effettivamente quelle parole siano diverse da quanto uscito fuori dagli altri media. Vi lascio questi due screen in cui potete stoppare il video e leggerveli a modo, ma comunque intanto viene chiarito il fatto, come dicevo prima, che non è che si parla di mondiale 2025 già andato, ma che dopo il 2024 è obbligatorio reagire e vincere. E sulla scelta di Ducati di prendere Marquez, il riassunto è semplicemente il fatto che Borgo Panigale ha voluto creare questo Dream Team per vincere tutto quello che c'è da vincere, non perché Bagnaia ha commesso degli errori e quindi hanno preso Marquez, perché Pecco ha sbagliato e ha perso il mondiale da solo. Almeno io la leggo così. Poi anche Crash nella giornata di oggi, 23 aprile, è uscito con un articolo probabilmente chiarificatore, un po' in contrasto con quello che aveva pubblicato il giorno prima, dicendo che Bagnaia è fiducioso di lottare con Marquez fino a Valencia, quindi si sono un po' corretti su quella frase del dopo il 2025 sarà importante tornare al titolo, che poi lì, anche ragionando un attimo, la Ducati Marquez l'ha annunciato dopo il Mugello, quindi non è che l'hanno preso perché Bagnaia ha perso il mondiale oppure pensavano che Bagnaia non vincesse il mondiale, l'hanno annunciato che non si era neanche a metà stagione e poi, andando un po' più nelle viscere, si sapeva anche senza parlare del senno di poi che ci sarebbe andato Marquez, che da Ligna è il principale fautore del suo passaggio in ufficiale. Già da quando si erano accordati con Gresini era tutto praticamente pianificato, già da quando aveva lasciato la Honda. Che poi se lo meritava Martin quel posto, che hanno sbagliato, che hanno rotto la loro politica dei giovani, quello è un altro discorso che sì, può reggere, ma poi fino a un certo punto, e non è un tema da trattare in questo video. Comunque ragazzi, spero di aver chiarito il più possibile questa polemica apparentemente inutile che è saltata fuori, probabilmente è proprio fatta uscire per mettere un po' di pepe, poi magari non è realmente così, ma poi ce lo dirà Bagnaia chiaramente nel weekend di Jerez, e credo che dirà, ovviamente poi vabbè non può dire altro, ma che è effettivamente così, che quelle parole sono state mal interpretate, anche perché poi Bagnaia non è il tipo da mettere benzina sul fuoco e tutte quelle cose, già dal tipo di persona buona che è. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che abbia chiarito un po' le cose. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun video, così come di seguirmi su tutti i miei social che trovate qua in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video che sarà il dopo gara di Jerez. Ciao!